Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi mostrerò come collegare e programmare un Raspberry Pi Pico per controllare un LED RGB tramite 3 pulsanti. È un progetto semplice ma molto divertente, perfetto per chi vuole imparare e iniziare a programmare in MicroPython. Materiale necessario: abbiamo bisogno di una breadboard, dei cavi, 3 pulsanti, 3 resistenze a 220 ohm, un LED RGB e naturalmente Raspberry Pi. Questo modello è un Raspberry Pi Pico W. Il LED RGB ha 4, come potete vedere, ha 4 piedini. Il piedino più lungo è il catodo che va al negativo, collegato al negativo. Il primo è il rosso, il terzo è il verde e il quarto è il blu. A schermo potete trovare lo schema di collegamento. Allora, sul piedino numero 3 troviamo il negativo che ho messo su tutta la barra negativa della breadboard. Ho collegato i 3 pulsanti al negativo. Andiamo a utilizzare il pull up interno del Pi Pico, quindi colleghiamo i 3 pulsanti al negativo e gli altri, le uscite dei relativi pulsanti. Allora, il blu andrà collegato al piedino numero 5, che è il GPO 3. Il rosso, che sarebbe il verde, andrà collegato al GPO 8 e il rosso, che sarebbe il filo bianco, andrà collegato al 13. Il LED andrà collegato con 3 resistenze da 220 ohm. Allora, il primo andrà collegato sul 17, GPO 17, il secondo sul GPO 18 e il terzo sul GPO 19. Ok, questo è lo schema. Come potete vedere allo schermo vi ho messo sia il collegamento sia il GPO e i pin del nostro Raspberry Pi Pico. Adesso ci spostiamo su Tony e andiamo a fare un piccolo programma per accendere e spegnere il LED. Iniziamo importando le librerie necessarie e definendo i pin dei LED e dei pulsanti. Naturalmente io sto usando Tony. Allora, scriviamo from machine import pin from time import slap. Definiamo definire i pin dei LED. Allora scriviamo red LED pin al 17, abbiamo detto, green LED pin al 18 e blu, lettera piccola, blu red pin al 19. Inizializziamo i LED. E scriviamo my red
led è uguale a pin senza lo spazio red led pin virgola pin.out. E facciamo lo stesso con green e blu, quindi facciamo copia, paste, paste. Posto il red mettiamo green e al posto del terzo mettiamo blu. Anche qua mettiamo blu e qua mettiamo green. Ok, adesso ci rimane che definire i pulsanti, quindi definire i pin dei pulsanti e scriviamo red but pen uguale 13, green but pin all'8 e blu but pin abbiamo detto al 3. Ok, e per ultimo inizializzare i pulsanti in modalità pull up. Se non mettiamo, noi non abbiamo messo la resistenza, quindi dobbiamo usare la resistenza interna del nostro Raspberry. Quindi scriviamo inizializzare i pulsanti con pull up. Scriviamo my red button è uguale pin red but pin virgola pin.in virgola pin.pull up. E lo stesso dobbiamo fare per il green e il blu. Lo facciamo copia, paste e paste. Allora red mettiamo green, cancelliamo il red, mettiamo green e infine blu, mettiamo blu e blu. Allora questo è il codice. Abbiamo inizializzato, importato le librerie necessarie e definito i pulsanti e i led. Allora, qui abbiamo definito i pin per i nostri led e pulsanti e li abbiamo inizializzati. Adesso proseguiamo inizializzando gli stati dei pulsanti e dei led. Allora possiamo lasciare uno spazio e facciamo inizializzare stati dei pulsanti e dei led. Scriviamo red but state now uguale 1.
green but state now sempre 1 e infine blue but state now sempre a 1. Impostiamo anche now il vecchio old, facciamo red but state old sempre a 1, green but state old sempre a 1 e infine blue but state old sempre a 1. Qua ho messo la O piccola, scriviamo la O grande e mettiamolo su false, quindi mettiamo red led state uguale false e facciamo anche green led state false anche qui e infine blue state uguale false. Quindi abbiamo creato delle variabili per memorizzare lo stato attuale e precedente dei pulsanti e lo stato dei LED. Infine andiamo a scrivere il loop principale che gestisce il controllo dei pulsanti e dei LED. Allora lasciamo uno spazio e creiamo un ciclo while true con la lettera grande, 2 punti, facciamo clear, ci mettiamo così si vede meglio. Ok, leggere lo stato attuale dei pulsanti. Allora facciamo red but state now è uguale a my red button. Possiamo fare copia, paste e paste. Qua ci mettiamo green anche qui e qua ci mettiamo blu. Ok, adesso facciamo stampa lo stato dei pulsanti per il debug. Quindi facciamo print red but state now, poi facciamo stampare green but state now e infine blue but state now. Gli diamo uno sleep, un tempo di riposo di 0.1. Ok, adesso scriviamo il primo if e vediamo se funziona. Lo andiamo a caricare.
Allora scriviamo, allora qua controllo il cambio di stato del pulsante verde, rosso, cioè. Allora scriviamo, facciamo un if, scriviamo red but state old è uguale a 0 and red but state now uguale a 1, 2 punti, red state uguale no red state che è uguale a 1 e lo stesso my red led.value red led state e infine red but state old è uguale a red but state now. Ok, adesso andiamo a caricare e vediamo se questo pulsante rosso funziona. Collegato al Raspberry Pi, proviamo a mandare il codice sulla scheda. C'è un errore, linea 16, alla 16ª, pull up grande, correggiamo pure gli altri due. Ok, stop, proviamo a rimandare 37, linea 37, print la B grande, red bud state. Ok, riproviamo. Ok, è andata. Vediamo tutti e tre gli uni sullo schermo, tutti e tre i pulsanti. Adesso se premo il rosso, come avete visto è comparso lo 0 sullo schermo e si è acceso il LED. Troviamo il rosso. Facciamo lo stesso per il verde e per il blu. Spegniamo, facciamo stop, cancelliamo qua. Allora qua abbiamo fatto red, allora facciamo, no, scusate, copy, incolla, no, facciamolo bene, copia, ok, e incolliamo anche qua. Allora cambiamo gli stati dei pulsanti. Allora qua red, qua mettiamo green, 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 green e in ultimo, no, c'è ancora altri green, green anche qua,
e anche qua. Mettiamo pure blu, 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 anche qua. Sono rimasti questi due, gli ultimi due, blu e blu. Ok, ce l'abbiamo fatta. Salviamo e mandiamo in esecuzione. Ok, pare che nessun errore. Allora, premiamo il rosso, si dovrebbe accendere il rosso, ripremiamo, si dovrebbe spegnere. Ok, premiamo il verde, si accende verde, ripremiamo, si spegne, premiamo il blu, si accende blu e si spegne. Possiamo mischiare i colori, facciamo rosso e blu, diventa un rosa, aggiungiamo anche il verde, è diventato un verde bianco chiaro, non lo so che colore è. Spegniamo tutto, facciamo solo questi due, rosso e blu, rosa, rosso e verde, un gialletto, un celestino. Possiamo creare diversi colori. Abbiamo la gamma RGB, rosso, green e blu. Ok, anche per questo video è tutto. Potete lasciare un like, potete scrivere nei commenti e ci vediamo alla prossima.